1814 Silvio Pellico si trova nel castello di Morisengo, una fortezza imponente e medievale che domina questo piccolo paese nel cuore del Monferrato, lì, in cima ad una collina vestita di campi e vigneti. È qui che scrive La Francesca da Rimini, ovvero il dramma di Paolo e Francesca, con cui dà forma all'amore di due persone, ma anche quello di un popolo per il proprio paese. Gli italiani, l'Italia e la passione, il motore del mondo che permette di superare ogni ostacolo e raggiungere traguardi che sembrano irraggiungibili, perché la terra di Morisengo aiuta a vedere le cose con lucidità. Di giorno i contadini lavorano con gli occhi bassi sulla terra, ma all'alba, alla sera, o nei giorni di festa, possono far correre lo sguardo dall'alto della collina e guardare lontano, verso orizzonti che hanno il sapore dei sogni. In questa terra che è feconda ma anche estenuante, in una famiglia di agricoltori, nasce e cresce Luigi. Da papà Battista assorbe una visione della vita semplice, sana, solida. Dal principe di Carignano, titolare di cantine dove lui presta servizio, invece impara a conoscere una bevanda esotica, ancora parecchio misteriosa, che viene da terre lontane e porta con sé il profumo di sole e di avventura. È il caffè. Ha 26 anni Luigi. È la sera del 9 agosto del 1885. Fa caldo e si discute. Sarebbe ora che decidessi cosa vuoi fare nella vita, figliolo. Non so per quanto ancora i nostri campi potranno dar da mangiare a tutti. È un discorso che però non termina. All'improvviso il cielo diventa plumbeo, folate di vento, poi la grandine, violenta, furiosa, devastante. E poi la pioggia, incessante, ossessiva, esattamente come il pensiero che attraversa la mente di Luigi da tempo. Battista e suo figlio guardano la scena nei loro stivali da pioggia, in mezzo al fango, scorati. Padre, Luigi, avete ragione, erano i tempi in cui i figli ai genitori davano del voi. Credo sia ora che io trovi la mia strada. Il ragazzo fa domanda di prestito alla società operaia di Morisengo, ottiene 50 lire. Gli servono per andare nella grande città, Torino, è in cerca di lavoro. Luigi di cognome fa Lavazza e proprio quella grandinata ha propiziato l'inizio di un'avventura imprenditoriale tutta italiana che quel cognome lo porterà in tutto il mondo. Alberto Lavazza, presidente del gruppo Lavazza. Per comodità espositiva io le chiederei un signor Alberto, può andare? Sì. Ma certamente. Certo che sì. Io direi che in Italia ci sono 30-40 nomi di famiglie di impresa che non hanno bisogno di spiegazioni. Tu dici quel nome e sai già di che cosa stai parlando. Lavazza è certamente una di queste. Voi però non siete torinesi d'origine, bensì monferrini? Monferrini, esatto. Da dove? Da Morisengo, Monferrato. Com'è? Com'era? I tempi erano completamente diversi. Nonno Luigi era un originario di Morisengo, si era sposato a suo tempo con una signora di Torino e ha avuto 9 figli e si occupava, era un agricoltore. Era un uomo alto, di questa statura che dava anche un po' di soggezione. Sopra media per l'epoca. Sopra la media. Questa espressione, questi baffoni così. Ed era abbastanza serio, per una realtà era buono come il pane, soprattutto poi con noi nipoti. Io per esempio giocherellavo nel salone dove c'erano toccati i sacchi di caffè crudo. Io correvo sui sacchi, ero diventato un po' il giovanottino della torrefazione di chi si occupava di torrefare il caffè. L'indirizzo telegrafico era Caffeoli, c'era anche l'olio. In via San Tommaso aveva perso la drogeria, che è questa. Che era questa qui, questa è la replica. E questo è un facsimile di quella che lui aveva. Eccolo qua, aveva fatto sti pacchettini, vedi? Il primo packaging. Il primo pacchettino per poterlo distribuire. Certo. Aveva una specie di motociclo. Andava di persona. Andava di persona a pedalare, aveva tutto quello, lo vendeva in giro. Anch'io ne ho combinata uno delle mie con la bottiglia dell'olio.
sopra i fiori del giardino, per cui allora le capisci il giardino era proprio il suo regno, che curava con amore. Cioè il giovane Alberto sì, ha preso una bottiglia d'olio e si è messo a mettere... Si è fatto quella, andava con l'olio e lui aveva quella sua solita frase: non contaccio. Che cosa vuol dire però? È difficile da tradurre, vabbè, comunque tipo un accidenti, perfetto, perché voleva cercare un po' di limitarsi, visto certo, che c'erano dei bambini piccoli. Certo. Ma aveva un po' questa abitudine qui, non voleva assolutamente alzare le mani. Si parlava in italiano o in piemontese a casa? In genere parlavano piemontese. Era divertente sentirli parlare. Sì. Ovviamente rigorosamente in piemontese. E io naturalmente ero al fior della voce. Luigi gioca a bocce. Beh sì, in Piemonte, sì, alla francese, alla sua pétanque. La domenica l'abitudine era da parte dei cittadini, chi voleva poteva venire a giocare alle bocce lì. Papà apriva il giardino, qualche volta ho giocato anch'io con loro. Un imprenditore da subito o c'è voluto del tempo? Cioè era un imprenditore anche quando ha cominciato senza avere l'idea che sarebbe diventato il numero uno del caffè? Lui l'ha fatto dopo. E lì ha fatto un po' diversi mestieri, tra cui anche il maggiordomo. Finalmente poi ha approdato a questa azienda vicino ad Asti, grazie ai suoi brillanti risultati, il suo modo di operare era molto ben voluto da tutti, soprattutto dal proprietario. E lui lì è diventato il capo, il direttore per un certo periodo. E poi dopo 2 o 3 anni si è presentato al suo datore di lavoro e gli ha detto: io mi spiace, qui non ci sto più. E dice: ma come? Ti ho dato tutte le possibilità, sei apprezzato per Diana, se è solo questione economica la cerchiamo di risolvere. Dice: no, non è una questione economica. E allora perché? Lei non è capace a trattare il personale. Ha preso, l'ha salutato e se n'è andato. E questo ovviamente è arrivato, l'ha assimilato ed è arrivato ai nipoti e poi ai bisnipoti, questo sì, concetto? Certo. Ci si comporta bene con i dipendenti? Sì. Ma questo per noi è abbastanza semplice, ma non perché siamo speciali, ma perché abbiamo sempre considerato che siamo un'azienda familiare, quindi il comportamento nei confronti degli altri è altrettanto familiare. Ogni grande storia, e questa è sicuramente una grande storia, tende a ruotare attorno a un singolo evento. Mi sembra che l'evento che cambia la percezione di questo luogo e di questa azienda sia questo viaggio in Brasile a metà degli anni 30. Che cosa si sa di questo viaggio in Brasile, le motivazioni e che cosa è successo? È stato il governo brasiliano che aveva invitato il nonno a visitare le piantagioni in Brasile. È ritornato felicissimo da una parte, ma estremamente angosciato dall'altra. Perché cosa era successo? Era successo che purtroppo in quell'annata il raccolto era stato superiore alle previsioni. A questo punto chiaramente di fronte a questa situazione il governo brasiliano, l'ente che si occupa del caffè, aveva avuto un'iniziativa che l'ha sconvolto. E le ha detto: ma cosa avete fatto? E dice: il treno dove lei sta viaggiando, le locomotive vanno a caffè crudo. Questo per fare in modo di ridurre il raccolto, quindi far lievitare i prezzi. Quando è tornato in Italia e ai figli ha detto: ragazzi, qui questa gente qua che tratta queste doni della natura in questo modo, io non l'accetto. Ed è lì che ha lasciato ai figli. Pericle, Mario e Beppe Lavazza. Sì, Pericle Lavazza. Mio padre, sì, lui. Pericle? Sì. Fantastico. Ma sa, non c'è da stupirsi. Io pensi lei che mia madre si è opposta, io avrei dovuto cambiarmi a Celestino. Mia madre si è opposta, ha detto: no, Alberto va benissimo, meno male. Camice bianco, cappello in testa. E si aggirava sempre nei reparti per andare a controllare e verificare. Questo è quello che in fondo era quello che faceva poi il nonno Luigi. Girando nei reparti poteva capitare che magari qualche chicco cadesse per terra e lui si avvicinava e diceva: scusi, non ha visto che ci sono 3 chicchi per terra? Aveva questa abitudine. Quindi lei può immaginare la passione e l'amore
che aveva per questo prodotto. Cioè ogni chicco contava. Cioè, certo, contava. Quindi a distanza di 100 anni... E vale ancora oggi. Vale oggi, cioè voi ragionate nello stesso modo? Se nonno Luigi apparisse all'improvviso, facesse una delle sue ispezioni in giro, si accorgerebbe che ovviamente i tempi sono cambiati, ma che in realtà quello che insegnava lui è ancora lì, o Sì. vi direbbe qualche cosa? No, ci sono certe cose che effettivamente non si possono dimenticare e soprattutto sono ancora valide ancora oggi. Quindi andrebbe via soddisfatto della sua ispezione? Credo proprio di sì. L'innovazione è sinonimo di Lavazza. Le chiederei di fare una valutazione in 3 settori. Prima partiamo dal prodotto, poi andiamo alla commercializzazione e poi andiamo alla comunicazione, che è quasi un discorso contemporaneo. L'innovazione sul prodotto, nella sua visione storica di Lavazza. A chi viene l'idea del decaffeinato? È venuto a papà. Sempre Pericle. Papà si era reso conto che in linea generale il decaffeinato era considerato, soprattutto da persone anziane, quando parlavano, dopo mangiato: "Ma prendi tu il caffè?" "Ah sì, meglio decaffeinato, che non posso, dei problemi." "Ma bevi quella roba lì?" Sì, cosa vuoi?" Ecco, papà a queste frasi ha cominciato a ragionare. Dice: no, dobbiamo fare in modo che il decaffeinato sia un caffè trattato come gli altri, trattato nel senso di considerarlo come una bevanda normale di un caffè, ma che sia di qualità. Io devo bere qualcosa che senta che è caffè e lo devo prendere perché mi piace. Cioè il decaffeinato non è più una rinuncia, No. è un piacere. Devi È entrare quello che nella abbiamo sempre mentalità del cercato di consumatore. instaurare. Il motivo principale era quello della qualità. Sì, mai scendere sotto un certo Mai. livello. Papà Mai. diceva: ricordatevi che gli italiani hanno la bocca sotto il naso. Perché gli italiani hanno la bocca sotto il naso? Gli italiani hanno la bocca sotto il Come naso. dire? Come dire, non fate cretinate, perché se Le ne capirebbero rendono conto. subito. Ecco, Questo vuol dire. se ne renderebbero Perfetto. conto. E qui è nato il famoso tandem Giuseppe Pericle. Dio Beppe è un commerciale nato, una testa favolosa. Papà soprannominato Cardinal Mazzarino. Questo era il Non soprannome so se rendo l'idea. Sì. I due erano perfetti. Mi è sembrato di capire che le squadre si formino abbastanza chiaramente, perché da Pericle deriva Alberto, da Beppe deriva Emilio. Mantenete un po' le caratteristiche, diciamo, dei vostri genitori, però spetta a voi, diciamo, la modernizzazione dell'azienda, la contemporaneizzazione dell'azienda. Quindi entriamo nella commercializzazione. Chi è tra voi due cugini il più commerciale dei due? Era Emilio. Succeduto al dottor Pericle alla presidenza della società Luigi Lavazza, porgo a tutti voi un caro saluto per il 1980. Com'è che gira la commercializzazione di Lavazza? Che idee vi sono venute? All'inizio c'è da tenere conto che la percentuale della distribuzione in Italia di prodotti alimentari era data da quello che noi scherzosamente chiamavamo le Sciure Maria, cioè il negozietto alla drogheria, e che ha avuto una grossa evoluzione quando sono cominciati ad arrivare i supermercati. Ai suoi tempi c'era la tentata vendita, avevamo 100 viaggiatori noi, 100. E chiaramente con l'arrivo poi della grande distribuzione queste cose sono cambiate, perché ci siamo trovati davanti dei buyers. Io imprenditore nel caffè, tu sei imprenditore nel tuo negozio. E tutta la parte relativa ai negozi, la tentata vendita eccetera, ha dovuto essere praticamente eliminata. E il confezionamento del caffè? Evolve anche quello, abbiamo trovato dei materiali nuovi, sempre più performanti, ma soprattutto quello che era importante era mantenere le caratteristiche del prodotto. L'imballaggio allora era già un imballaggio di un certo tipo che dava determinate garanzie, però era limitato perché era anche limitata la zona di distribuzione. Certo. Papà, laureato in chimica e farmacia, si è interessato per trovare un imballaggio che potesse mantenere dopo la torrefazione le caratteristiche organolettiche del prodotto nel migliore dei modi.
per poter espandere la distribuzione sia in Italia come all'estero. Ci è poi riuscito, soprattutto quando si sono trasferiti in Corso Novara. Corso Novara. Corso Novara, dove c'era questo ciclo di produzione verticale per cui si sfruttava il terzo piano dove c'erano le tostatrici, certo, per far cadere poi il prodotto tostato sotto le macchine confezionatrici o le eventuali macinature. E il sottovuoto? Sottovuoto proprio per quello, per mantenere queste caratteristiche. Quando si apriva il sacchetto bisognava sentire il profumo del caffè. Anzi, dirò meglio, allora abbiamo iniziato soprattutto con la lattina. Perché il flessibile, il materiale flessibile è nato dopo. La lattina allora era quella che ci dava le maggiori garanzie. Naturalmente le lascio immaginare il profumo che veniva fuori. Da lì? Era stupendo. Sentiva man mano che andava avanti. Veniva fuori bene? Sì, proprio quasi come giocatore di poker che se la guarda una per una con tutta calma, se la gode. In Italia era arrivata la General Food e c'era questo caffè particolare che loro avevano e avevano trovato la Easy Opening, cioè un sistema di apertura. Con la linguetta. Bravo. Quindi La tiravi su. Questo è stato circolare. un fulmine a ciel sereno. Panico. Perché invece questo qua si doveva aprire come la carne in scatola. Qui invece bravo, con la carne tutto intorno. C'è stato un momento molto difficile, anche papà e zio Peppe erano molto agitati da quel lato lì. Ha avuto l'intuizione proprio Emilio di creare un pacchetto col materiale flessibile che ancora oggi è in auge, che è la qualità rossa. È nata con lui. Beh, il packaging l'imballaggio per mantenere moderno, la freschezza. è piuttosto moderno. Eccola qua, questa è la l'epoca. famosa mattonella di cui Sì, le parlavo stamattina. sì. L'abbiamo lanciato proprio a qualità rossa e con questo siamo riusciti a individuare l'arma contro, tra virgolette, la General Food e abbiamo cercato, è stato veramente un grande di lì è iniziato anche un certo tipo di discorso. Questo è stato una grande innovazione col pacchetto, però ovviamente nel campo del retail, cioè Certo. dei negozi o della grande distribuzione. Una volta che abbiamo stabilito la qualità del prodotto e come è evoluta, una volta che abbiamo stabilito che la crescita industriale ha permesso al caffè di mantenersi rispetto ad una volta, il mondo moderno ci chiede anche di raccontare il caffè, siamo alla cosiddetta comunicazione. E qui Lavazza di rivali ne ha proprio pochi. Diciamo che questo connubio con Armando Testa cambia la storia della comunicazione italiana, non necessariamente soltanto del caffè. Che ricordi ha di questo momento epocale? Ma è stato un momento straordinario perché abbiamo lanciato il famoso caffè Paulista, che è stato un successo non indifferente. Devo dire, c'è stata un'unione fra noi e loro in modo veramente notevole. Infatti mi sembra giusta la dizione, se hai più Cavaliere di 50 Carmesita. anni sai benissimo di cosa stiamo parlando, esattamente così. E da tutto questo è venuto fuori questo prodotto che lo chiamavano brasiliano con lo sconto, i commerciali. Com'è che nacque quello spot strepitoso? Ecco, perché c'è stato ovviamente una comunione di intenti. Ok. Nel senso che il Brasile, mi ricordo, era l'IBC Institut Brasileiro do Café, si chiama, perché sa che hanno quella cantilena, ecco, e abbiamo trovato in loro la possibilità, terreno fertile, per creare questo prodotto e chiamarlo il Brasile, quindi la pubblicità e tutto il resto è venuto di conseguenza. Per cui per lanciarlo, per introdurlo, e poi chiaramente il grosso lavoro è stato fatto da Manfredi, è stato per 15 anni con noi, Sì, che veramente. credo che sia un record. Sì. Un record, 15 anni sono veramente tanti. Ha sposato anche lui molto bene la causa e aveva questa mimica naturale che era fantastica. E non solo lui, ma anche la vecchietta famosa che è diventata a un certo punto più famosa di lui, perché tutti ricordavano la vecchietta. Oh, è Lavazza, eh? Più lo mandi giù e più ti tira su. Questo è stato il grande successo, più lo mandi giù, più di ancora oggi. Molti usano ancora questa frase. Manfredi è stato fantastico. Abbiamo potuto, grazie anche a lui, fare qualche cosa sul punto vendita, nei supermercati eccetera, perché tanti altri facevano la reclama ma non accettavano l'idea di andare. E lui invece veniva e Certo. A me è piacere, non è buono, è piacere. L'altra volta che sono stato qua mi avete fatto vedere quella specie di
a Pecar, quella specie di quell'autobar. L'autobar, anche quella è una grandissima idea. Parliamo degli anni 50-60. Il capo del settore bar aveva avuto l'idea di dare la possibilità ai clienti e ai consumatori di assaggiare il caffè prima dell'acquisto. Cosa hanno fatto? Hanno fatto una programmazione di un percorso che è questo. Sì. In giro per l'Italia. Sì. E dire: noi nei 3 giorni siamo in questa zona, avvertite la clientela. Guardi che viene l'autobar per i suoi clienti e noi ci posizioniamo davanti a lei, in piazza, davanti a lei, e offriamo il caffè alla clientela. Sì. Se vuoi questo caffè, guarda, lo compri lì. Gli uomini, per la tentata vendita famosa, andavano in questi paesini, andavano dalla clientela e dicevano: ti preparo la vetrina con la pila delle confezioni, che erano le lattine, col faccione del Paulista, ma talmente bella che ha condizionato anche un po' il mondo dell'Horeca, cioè i ristoranti e i caffè. Perché a un certo punto questa banda che ancora oggi utilizziamo, giallo, rosso e nera, col faccione, era piaciuta e è diventato motivo di arredamento. C'erano le seggiole ancora con quel logo lì, c'erano gli ombrelloni, quindi le pensi una riviera romagnola con tutto questo, è stato una cosa fantastica. Abbiamo un bel Rimini 16 marzo 1965. Vedi? Ecco. Questa qui è ancora la Carmencita. È ancora Carmencita, Cioè, sì. quanti anni sono passati? 60? Parecchi. Parecchi. Tanti. Come si fa a avere ancora la possibilità di pensare che un'idea di 60 anni fa sia visibile ancora? Vuol dire che è stato veramente centrato qualcosa di unico nella storia della comunicazione italiana. Cioè, dovreste essere molto orgogliosi di questo Certo, dettaglio. ma ormai è una tradizione per Sì. noi e può cambiare l'estetica, ma quello che conta è poi ovviamente la bevanda finale. Fatto 100, la tazzina, più del 50% lo facciamo noi, ma il resto lo fa il barista. La macchina del caffè ti dà il caffè che tu hai messo dentro, non fa niente. Cioè, quello che hai fatto prima di fare il Esatto, gesto. che non hai fa la- fatto, che hai fatto il macinato male, tutto detto, questo è il risultato finale. Allora dice, non va. Questo invece è il caffè perfetto perché Sì. ha seguito tutto quello che doveva fare. Esatto. E il risultato lo Il trova risultato soddisfacente. ce l'abbiamo. Che sì. poi piaccia o non piaccia è un altro discorso, perché un conto non mi aggrada, un conto invece è il caffè che ha dei difetti, sono due cose differenti. In giro per il mondo si ha la sensazione che il caffè italiano sia più buono, ma il caffè italiano viene dal mondo e che la capacità degli italiani di prendere la miscela e rendertela più attraente. Quello che ha dato un grande lustro sono stati i colori quali hanno creato le famose macchine espresso. Cioè l'italiano ha messo insieme la cura, la logica e in più ha avuto questa serie di grandi designer degli anni 50 e 60 che hanno inventato tante cose che vanno attorno al caffè, a cominciare dalle tazzine. È un fenomeno veramente sorprendente della nostra industria. Quindi se il caffè italiano deve avere certi quelle caratteristiche, se no non le ha. È inutile dire, ma io lo faccio più lungo, più o meno. Non è la stessa cosa. La crema non sarà quella. Poi può piacere o non piacere, è un altro discorso. E deve dare determinate sensazioni. Sì. Se vuole avere quelle sensazioni in quel prodotto, fatto in quel modo, deve seguire certe regole. Questo è molto interessante. Cioè l'italiano racconta al mondo che il caffè è buono se ne bevi tanto così. O perlomeno il caffè italiano. Teniamo anche conto di una cosa, però, che il caffè italiano è completamente differente, ma soprattutto nel modo in cui viene consumato e dove viene consumato. Il nostro è quello di entrare nel bar velocissimi, l'espresso è molto rapido, lo bevo e mi allontano. In quel momento lì io devo sentire il gusto, l'aroma, la crema e tutto il resto, perché in quel momento io mi gioco, tra virgolette, la mia tazzina fatta all'italiana. Se lei entrasse in un bar che serve caffè Lavazza e lui non è tenuto a sapere che lei è Certo. il signor Alberto, le dà un caffè che non assomiglia a quello che dovrebbe essere, lei prende e se ne va o lo fa notare? Dipende. Lo posso far notare ovviamente in un certo modo e allora comincio magari a fare delle domande, faccio il giro un po' al contrario. E solo dopo dice piacere Alberto Lavazza. Sì.
E quindi un sommelier del caffè come lei può distinguere questo viene dal Kenya, questo viene dall'Indonesia così facilmente? Non è facile. No, credo proprio di no. Che parte delle papille gustative rilevano per il caffè? La lingua. Subito? Certo, e poi viene fuori, poi sul naso viene su e allora tutti gli aromi li sente poi qui. Sì. Io cerco sempre di trovare quello che è il punto interessante del prodotto, quello che è l'aroma, quello che ti lascia in bocca la bocca buona, che ti dà la sensazione che ci sia qualche cosa di diverso rispetto a quello che è il tradizionale. Tutte le varie caratteristiche che può avere un caffè. Noi cerchiamo appunto di presentarle al consumatore perché magari ha piacere di provare qualcos'altro. Ma gli altri 5 temono il suo giudizio? Vuol dire sì quello? Sì, in parte. Allora qualche volta invece io riconosco, ma no, guarda, Ma la classica che ho ultima notato questo, parola, quest'altro. la classica ultima parola del patriarca c'è? Non è proprio, è condivisa. Sono sempre convinto che un uomo che arriva così bene a quest'età è un uomo che si è tenuto attivo, quindi lei sicuramente ha avuto o ha delle passioni fuori dal suo lavoro. E chi non ne ha? E chi non ne ha? Vogliamo parlare delle sue? Io ho avuto la passione, ho iniziato un po' col calcio, ma Giocando quindi? Giocando a pallone. Al suo tempo tifavo per il Torino, poi ho cambiato casacca. Non si può fare questo. Non si può fare questo. Ero un ammiratore di Ambrim, che era l'ala destra della Juve, perché io giocavo come ala destra, avevo preso lui come simbolo. Il mio papà invece era Granata, mi portava alle partite. Quindi al Philadelphia con suo papà? Al Philadelphia con mio papà mi portava la domenica. E lei giocava esterno destro? Io giocavo, ero il numero 7. 7? Giocavo a destra, ricevevo la palla, correvo come un forsennato fino in fondo alla linea dei cose e poi crossavo. Come si faceva una volta. Bravo, come si faceva una volta. Quello importante era fare il cross, bisognava impararlo. Poi c'è stata quella parentesi gradevole, spiritosa di Emilio. C'erano le due squadre, una era la Paulista e l'altra era il Decaffeinati. Il derby. E si facevano tutte. Io ero capitano di una squadra e lui capitano dell'altra. Quelle cose all'interno che sono sempre simpatiche, voi spiritose. Decaffeinati voi? Sì, noi eravamo decaffeinati. I decaffeinati. E i motori? I motori, la passione fortissima per i motori. Ho sempre adorato la Ferrari. Elaboriamo. Per il suono. Per il suono? Certo. Tutti i ferraristi dicono la stessa cosa. Tutti. Beh, comunque non diventi quest'uomo qui se non hai delle passioni, e trovo che sia estremamente confortante che un uomo le possa mantenere nel tempo, mai mostrando troppo, perché questa è la cifra stilistica di questo posto. Lavazza è certamente un passato ineccepibile, ma è anche un ragguardevole futuro. Cominciamo da dove ci troviamo. Nuvola. La vecchia sede non ci dava la possibilità di avere questa elasticità nell'incontrare le persone, per cui abbiamo potuto farlo anche come visione futura, con la possibilità di dire faccio un piano 2, ma posso parlare con l'amministratore delegato, come posso parlare col capo ufficio o qualcun altro, sempre con questa linea particolare di questo contatto che noi vogliamo avere con tutto il nostro personale. Quindi alla fine torniamo però anche alla relazionalità, il motivo per cui suo nonno se n'è andato da dove stava lavorando. Le relazioni sono importanti. Esatto, sono importanti e noi vogliamo rimanere qui e abbiamo delle unità produttive che non sono molto distanti, quindi noi abbiamo fatto uno sforzo il nostro, anzi abbiamo la possibilità di poter fare anche quello perché vogliamo stare vicino al personale. La Nuvola Lavazza contiene la nostra memoria e il nostro futuro. Nasce nella città e nel quartiere che sono stati i teatri del nostro sviluppo industriale, perché la missione della nostra Nuvola è ispirare e questo significa promuovere la condivisione, far circolare energia e idee, aprirsi al futuro e al mondo. Questa è una serata di festa per me e per tutti noi qui riuniti, la grande famiglia Lavazza. Quell'applauso era proprio la grande famiglia Lavazza. L'idea che ci
ci sia sempre un Lavazza al posto di comando? È una cosa che potrebbe cambiare in futuro? Penso di no, perché queste cose si tramandano, spetterà a quelli che verranno mantenere tutto questo secondo quello che sarà possibile fare. Con l'arrivo anche della quarta generazione facciamo del nostro meglio a trasmettere a tutti questa visione futura, perché devo trovarmi davanti qualcuno che condivida quello che io sto per fare. C'è questa condivisione, questa partecipazione, perché se lui non è coinvolto, non si sente partecipe, è in qualche cosa che viene dall'alto. Mi hanno detto che è bruttissimo, non va bene. Però venendo qua si ha la nettissima percezione anche del fatto che c'è una linea che tende un po' a diffondersi orizzontalmente, cioè la gente si comporta in un certo modo. Le risponderei in una parola sola, in modo familiare. Come le dicevo all'inizio, è uno dei fattori estremamente importanti che dobbiamo assolutamente mantenere. E queste cose si vedono entrando qua. L'idea che si tramuta in fattualità di poter vedere dei trentenni che sono felici di venire a lavorare qua, perché partecipano di qualcosa che ha più storia di loro, ma loro sono destinati a farla proseguire. L'idea che le generazioni si susseguono, ma anche le idee si susseguono. Se c'è etica, la gente lavora meglio. Se l'ambiente dove lavori è un ambiente attraente, dai di più. Non hai bisogno neanche di domandartelo. Succede, e qui, vi garantisco, succede. Penso che sia un motivo di enorme orgoglio per voi. Sicuramente. E questa è un po' la fine del viaggio, ovvero sia si tende a tornare da dove siamo partiti, come in un grande cerchio. Il segno grafico giapponese si chiama Enso. Il cerchio ti dà la sensazione della continuità, del fatto che non si fermi mai. E così deve essere. E così deve essere, perché lo impone la cultura del luogo, ma anche il successo del luogo, la coerenza del comportamento. Grazie, signor Alberto. Veramente Grazie a lei. grazie.